CorelDRAW mi ha contattato per testare la loro nuova suite di strumenti grafici, che adesso integra l'intelligenza artificiale, e ovviamente ho accettato subito. In questo video vi mostrerò gli strumenti di generazione delle immagini e tutte le incredibili novità della versione 2026. Questo video è sponsorizzato da CorelDRAW. Se volete iniziare a usare queste funzioni di intelligenza artificiale, vi lascio il mio link in descrizione nel primo commento. È il modo più conveniente per entrare nel mondo CorelDRAW 2026, perché oltre ad avere il software sempre aggiornato, avrete crediti mensili per l'intelligenza artificiale già inclusi nell'abbonamento, senza dover pagare servizi esterni. Cominciamo subito. Una volta aperto CorelDRAW ci troveremo davanti una schermata iniziale, dove possiamo creare subito un nuovo documento oppure partire da un documento esistente per iniziare a sperimentare. Qui abbiamo un piccolo menu dove possiamo scoprire le novità di CorelDRAW, guardare le esercitazioni o acquistare dei pacchetti aggiuntivi. Una volta cliccato sul nuovo documento ci apparirà questa finestra che ci permette di creare il nostro primo documento. Possiamo scegliere uno dei modelli forniti oppure possiamo creare un nostro modello. Quindi se volessimo creare un modello per Instagram possiamo andare a scrivere Instagram post, andiamo a selezionare la risoluzione a 72, qui dove leggiamo le dimensioni andiamo a selezionare pixel e andremo ad inserire 1080 x 1080. Come metodo di colore sceglieremo RGB. A questo punto possiamo cliccare su più per aggiungere il nostro modello alla libreria in modo da poterlo riutilizzare in modo rapido la prossima volta. Clicchiamo su OK e il nostro modello verrà aggiunto. Quindi selezioniamolo e clicchiamo su OK. L'interfaccia che ci appare è molto pulita e ogni strumento che noi andiamo a selezionare qui nella barra di sinistra farà apparire delle finestre di modifica relative a quello strumento. Infatti se selezioniamo ad esempio un rettangolo, qui ci appariranno tutta una serie di strumenti che ci permetteranno di modificare l'aspetto delle nostre forme. Quello che vorrei provare a fare oggi è creare un logo di una pizzeria utilizzando l'intelligenza artificiale integrata di CorelDRAW. Per creare il nostro logo andremo a cliccare qui su questa icona e qui abbiamo la possibilità o di creare un'immagine utilizzando l'intelligenza artificiale oppure remixare un'immagine, quindi possiamo fare delle modifiche a un'immagine o importata o generata. Nel nostro caso andremo a cliccare su crea immagine perché vogliamo creare un logo partendo direttamente dal prompt. Andiamo qui nella parte testuale ad inserire il nostro prompt dove gli ho detto semplicemente di crearmi un logo che contenga la parola Speedy Pizza e che sia un logo giocoso. Come modello andiamo a selezionare nel nostro caso Nano Banana 2. Qui dove leggiamo il rapporto d'aspetto possiamo selezionare delle proporzioni specifiche, nel nostro caso andremo a selezionare quadrato. Cliccando su questa freccettina abbiamo la possibilità di definire uno stile fra quelli suggeriti da CorelDRAW oppure una tavolozza di colori. In basso abbiamo la possibilità di vedere quanti crediti ci rimangono da utilizzare nel mese in corso. Qui possiamo selezionare il numero di immagini da generare. Infine qui in basso ci mostrerà quanti crediti stiamo utilizzando per la generazione di queste immagini. Una volta che siamo pronti ci basterà cliccare sul pulsante Genera. Perfetto, l'intelligenza artificiale di CorelDRAW ci ha generato un logo che possiamo anche andare a scontornare rapidamente utilizzando proprio un'altra funzione integrata di CorelDRAW. Quindi una volta selezionata la nostra immagine ci basterà cliccare su questa icona che ci permetterà di rimuovere lo sfondo. Ovviamente funziona non solo con i loghi ma anche con le immagini e a breve faremo un piccolo test. Clicchiamo su questa icona e dopo pochi secondi CorelDRAW scontornerà alla perfezione la nostra immagine. Adesso possiamo anche convertire questo logo in un formato vettoriale, perché in questo momento stiamo vedendo un'immagine bitmap. Per fare questo ci basterà andare qui e cliccare su traccia bitmap. A questo punto su traccia contorno andremo a selezionare logo. Qui ci fa già vedere un'anteprima di come sarà il nostro risultato, possiamo eventualmente modificare alcuni dettagli, dopodiché ci basterà cliccare su OK per convertire in tracciato vettoriale il nostro logo. Adesso che il nostro logo è in formato vettoriale possiamo anche andare a fare delle modifiche. Infatti ci basterà cliccare sugli elementi che vogliamo eliminare per ripulire il nostro logo alla perfezione. Adesso proviamo ad importare invece uno schizzo di questo logo. Cancelliamo quello che abbiamo realizzato e importiamo il nostro schizzo. Una volta importato il nostro schizzo, questa volta andremo ad utilizzare lo strumento Remix. Infatti ci basterà cliccare su questa icona che ci permetterà appunto di creare un'immagine partendo da un riferimento che abbiamo sulla nostra tavola di disegno. Una volta selezionato il nostro schizzo, dovremo cliccare su questa icona per aggiungere questo schizzo come riferimento per la generazione del nostro logo.
Andiamo anche a selezionare il modello, anche in questo caso andrò ad utilizzare Nano Banana 2 e qui andrò ad inserire il mio prompt che è molto simile a quello che abbiamo visto in precedenza. Però qui gli sto spiegando di andare a creare un logo vettoriale basato però sullo schizzo che ho fatto a mano. Una volta che siamo pronti dovremo semplicemente cliccare su Genera. Bene, direi che il nostro risultato è perfetto. Andiamo a vedere rispetto all'immagine originale se ha seguito in modo coerente il nostro schizzo e direi assolutamente di sì. Ora quello che possiamo fare, come abbiamo visto prima, è andare a rimuovere lo sfondo oppure convertire direttamente in tracciato. Quindi rimuoviamo lo sfondo e convertiamo anche in un formato vettoriale. Quindi andiamo qui su traccia bitmap, traccia contorno e clicchiamo sul logo. A questo punto clicchiamo semplicemente su OK e abbiamo creato il nostro logo vettoriale, che possiamo andare a posizionare dove vogliamo e possiamo cambiare eventualmente anche il colore. Ad esempio possiamo scegliere un colore rosso. E adesso direi di provare a creare alcuni mock-up per vedere come si comporta questo logo su un'insegna o su una scatola di una pizza. Quindi selezioniamo il nostro logo, clicchiamo su questa icona per azzerare lo strumento e clicchiamo nuovamente su quest'altra icona per aggiungere come riferimento questo logo. Anche qui clicchiamo qui per resettare l'area di testo e qui andiamo ad inserire il nostro prompt. Perfetto, una volta inserito il mio prompt in cui ho spiegato che voglio realizzare un'insegna di una pizzeria, clicchiamo su Genera per vedere che risultato ci tira fuori. Perfetto, la nostra immagine è stata generata e direi che il risultato è veramente ottimo. Proviamo a generare un altro mock-up. Questa volta vorrei generare l'immagine di un cartone per pizza. Quindi lasciamo sempre come riferimento il nostro logo, azzeriamo la parte testuale e andiamo ad incollare il nostro prompt. In questo prompt ho spiegato che voglio vedere un cartone di una pizza con al centro il logo, poggiato sul bancone del pizzaiolo con una pizza alla destra del cartone. Vediamo cosa ci tira fuori. Perfetto, il nostro cartone è pronto, direi ottimo, bella anche la composizione. Andiamo a zoomare un pochino per vedere meglio il risultato. Qui potrei eventualmente andare a remixare per dirgli magari di modificare la dimensione del logo. Proviamo a farlo subito. Quindi questa volta selezioniamo la nostra immagine, azzeriamo questi due campi e clicchiamo su questo pulsante per andare a prendere questa immagine come riferimento. In questo caso vorrei che il logo fosse un pochino più piccolo. Quindi andiamo a scrivere riduci del 20% la dimensione del logo presente sulla scatola di cartone. Quindi gli sto dicendo semplicemente di ridurre la dimensione. Clicchiamo su Genera e vediamo il risultato. La nostra modifica è stata fatta, vediamo la differenza rispetto a prima. Come possiamo vedere l'immagine è rimasta identica, l'unica modifica che è stata apportata è solo sulla dimensione del logo sul cartone, quindi direi che funziona davvero benissimo. Come vi dicevo in precedenza, lo strumento di rimozione dello sfondo non serve solo per rimuovere sfondo da elementi come loghi, ma anche da immagini. Infatti proviamo a scontornare questa mela cliccando semplicemente sullo strumento di rimozione dello sfondo. Come possiamo vedere in pochissimi secondi la rimozione è stata effettuata in modo perfetto. Un'altra novità molto attesa è stata aggiunta in Corel Photo Paint, ovvero la possibilità di creare delle maschere precise semplicemente selezionando un oggetto. Vi basta usare lo strumento maschera da oggetto per isolare il soggetto e creare una maschera perfetta in un clic. Uno strumento che vi farà risparmiare tantissimo tempo. Sempre all'interno del flusso vettoriale ora abbiamo i pennelli realistici, che sono stati ampliati. Potete creare disegni con texture incredibili che sembrano pittura vera, ma con la flessibilità del vettore. Inoltre ora è tutto molto più fluido, grazie allo spazio cloud. Vi basta salvare i file online per riuscire a lavorare su qualsiasi progetto, da qualsiasi luogo, senza dovervi portare dietro chiavette o hard disk. Ma non finisce qui. Ora potete utilizzare Corel Draw Web direttamente dal browser, effettuando modifiche da qualsiasi computer senza installare nulla. E per chi ha le prime armi c'è il nuovo Corel Draw Go, uno strumento semplificato con migliaia di template pronti all'uso e l'intelligenza artificiale integrata, perfetto per creare contenuti social o grafiche veloci. Il servizio è separato, non è incluso nella Corel Draw Graphic Suite. Abbonandovi avrete accesso anche a Corel Font Manager per gestire le vostre librerie di font in modo professionale. Cosa ne penso dopo averlo testato? La cosa che mi ha stupito di più è come l'intelligenza artificiale non sia un semplice accessorio, ma sia integrata perfettamente nel flusso di lavoro.
Se siete dei creativi che devono gestire molti progetti contemporaneamente, o se state iniziando ora e volete risultati professionali senza impazzire, questa versione 2026 è una vera svolta. La possibilità di passare dal desktop al web e avere i crediti per la generazione di immagini già inclusi nell'abbonamento rende tutto molto più fluido ed economico rispetto a dover pagare diversi servizi separati. Se volete fare un salto di qualità nei vostri progetti, cliccate sul link che trovate qui sotto in descrizione. Provatelo e fatemi sapere nei commenti quale di queste nuove funzioni di intelligenza artificiale vi ha colpito di più. Non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. A presto!